Dopo Inter Milan 1-2, la sconfitta nel derby di Milano, siamo già alla vigilia di Inter Roma, Coppa Italia ovviamente, siamo nel pieno quindi del periodo più importante e probabilmente tosto, ecco, della stagione dell'Inter. L'umore oggi inevitabilmente in questo inizio di settimana è chiaramente ingrigito, diciamo così, dalla sconfitta nel derby e non soltanto, perché se andiamo a vedere forse per gli interisti è stato uno dei weekend peggiori che ci potessero capitare. C'è stato il KO nel derby appunto, un derby che potevamo e dovevamo assolutamente chiudere e vincere, un Milan quindi che si riavvicina in classifica, così come il Napoli tra l'altro che ha battuto il Venezia. Mettiamoci in più una Juventus che vince proprio grazie ai 2 nuovi innesti del mercato invernale, Vlahovic e Zaccaria, mentre i nuovi innesti dell'Inter sono per il momento fermi ai box, Gosens e Caicedo. Mettiamoci in più uno Stefano Sensi che passa alla Samp, diventa subito decisivo con un'ottima partita ed un gol, e se vogliamo proprio dire tutto a completare questo weekend appunto un po' triste, mettiamola così, Andrea Onana, portiere ormai promesso sposo dell'Inter, è anche reduce da un brutto errore in Coppa d'Africa, proprio tra l'altro nelle ore in cui Andanovic finiva di nuovo tra le critiche. È stato quindi un weekend in cui l'umore in triste è stato massacrato un po' da tutte le parti, diciamo così, per cui capisco sinceramente se oggi molti tifosi, magari presi dalla delusione, vanno anche un po' oltre con i toni e la tristezza. Noi però qui su Passione Inter penso ormai ci conoscete piuttosto bene, soprattutto in questi momenti cerchiamo di travestirci da pompieri, diciamo così, per cui vogliamo buttare un po' di acqua sul fuoco e vogliamo portarvi, soprattutto cercherò di portarvi qualche riflessione per cercare di placare questo incendio di preoccupazione che vedo in giro. Soprattutto voglio fare dei ragionamenti con voi per capire qual è effettivamente l'umore della nostra community e non solo di quei tifosi che magari aspettano il passo falso per tornare fuori e dire io ve l'avevo detto. Ecco, andiamo con ordine quindi, e vi condivido soprattutto per prima cosa la classifica attuale del campionato di Serie A che vede l'Inter comunque in vetta con 53 punti conquistati fino a qui, inseguita da Napoli e Milan a quota 52. L'Inter però, come sappiamo bene, deve recuperare un'altra partita, quella contro il Bologna, quindi l'Inter potenzialmente può tornare a più 4, ma non facciamo molti calcoli. Al momento la classifica è questa, con l'Inter che ha una partita in meno, la Juventus poi insegue a quota 45, risalita al momento al quarto posto. A livello di calendario, l'Inter avrà quindi, come sappiamo bene, nella prossima gara il Napoli e poi andrà ad affrontare il Sassuolo, quindi il Genoa e la Salernitana, mentre il Napoli avrà dopo la sfida contro l'Inter come avversari il Cagliari, la Lazio ed il Milan, mentre il Milan andrà ad affrontare anche la Lazio, la Samp e la Salernitana nelle prossime gare, oltre ovviamente allo scontro diretto con il Napoli. Quindi a livello di calendario è un momento molto molto importante. Il calendario del Milan è per certi versi simile a quello dell'Inter, per cui loro hanno anche questo vantaggio del fatto che non giocheranno in Europa e quindi ovviamente andranno tenuti d'occhio in questa corsa per lo scudetto. In questo momento però io ragazzi voglio fare con voi un discorso molto molto semplice che in realtà ho già fatto tante altre volte, quindi lo voglio condividere di nuovo con voi ribadendo un concetto estremamente semplice. Bisogna stare con i piedi per terra, ci vuole equilibrio nei giudizi e soprattutto serve una visione d'insieme delle cose, perché se analizziamo l'andamento della stagione a livello di umori, come anche lo stesso Inzaghi ha detto più volte, vi ricorderete bene, immagino che almeno fino ad ottobre il sentimento generale prevalente era quello di una Juventus più avanti di tutti, nettamente favorita, con il monte ingaggi più alto, molte spese sul mercato, l'allenatore più pagato, eccetera, e poi l'Inter subito dietro nel gruppone, magari Inter e Napoli insieme con l'Atalanta, il Milan un attimino dietro o comunque questo gruppone lì, più o meno. L'Inter poi chiaramente ha trovato una chiave importante per crescere e soprattutto dopo il derby d'andata ha iniziato la sua crescita sulle ali anche di un entusiasmo che io stesso ho esortato ad alimentare perché convinto personalmente che tramite l'entusiasmo l'Inter potesse coprire alcune lacune e dei problemi che ci sono sempre stati e che chiaramente questo entusiasmo riusciva in parte a mascherare, sempre però mantenendo il contatto con il realismo. Per questo ho sempre detto alimentiamo l'entusiasmo assolutamente, però con cognizione di causa, nel senso che c'è in mezzo un mondo tra
ad ottobre, quando tanti dicevano siamo da quinto, sesto posto, non siamo da scudetto, oppure subito dopo, qualche settimana più avanti, dire il turno di Champions contro il Liverpool lo passiamo, o criticare chi, per esempio come me, diceva occhio perché passare il turno contro il Liverpool sarebbe qualcosa di clamoroso, sarebbe qualcosa di grandissimo. Ecco, questi estremi secondo me non vanno mai bene. Quindi giornali ed opinionisti vari, sappiamo bene, cavalcano i vari momenti, quando va tutto bene ti esaltano ulteriormente, cavalcano questa cosa, appena possono però ti affossano ed è normale. Capisco quindi che anche molti tifosi possano farsi trascinare o condizionare anche dal singolo risultato, però la situazione appunto non era tutta rose e fiori prima, non è tutta quanta da buttare oggi dopo una sconfitta nel derby, ecco. L'anomalia, come ho sempre detto, sarebbe stato chiudere i discorsi per lo scudetto a febbraio. Quella non è la normalità, soprattutto per quest'Inter e soprattutto per il punto da cui partivamo. La normalità, lo sapevamo e dobbiamo saperlo ancora di più oggi, è chiudere questa stagione vincendo magari, ma facendolo comunque in volata. Questo è il primo punto di partenza, secondo me, dal quale dobbiamo poi fare tutti i prossimi ragionamenti. E una volta capito questo, possiamo fare i conti con la realtà di una stagione che vive varie fasi. E in queste fasi abbiamo visto che all'inizio il problema dell'Inter era quello dei troppi gol subiti, una squadra che segnava tanto ma era troppo sbilanciata, mancavano degli equilibri. Abbiamo trovato poi con dei correttivi che sono stati apportati dopo la Juventus, ma non solo, e ritrovati questi equilibri giusti, l'Inter poi è decollata diventando oggettivamente, fino a poche settimane fa, secondo me, la miglior squadra del campionato, ma non solo fino a poche settimane fa, anzi, mi correggo. È diventata quella che ha espresso il miglior gioco, secondo me, nel campionato, anche per i risultati ottenuti. Ora, personalmente, vedo che si è aperta chiaramente una nuova fase in cui, in nome appunto dell'equilibrio, la squadra spende molto fisicamente perché fa un grande lavoro con tanti giocatori che vengono coinvolti, devono percorrere molti chilometri e farlo ad alta intensità, e quando l'intensità cala andiamo un po' in difficoltà probabilmente. Vediamo degli attaccanti che giocano anche spesso lontani dalla porta e stiamo in effetti segnando molto meno, soprattutto non stiamo chiudendo le partite. Dei dati abbiamo raccolti oggi: l'Inter, i gol segnati dall'Inter sono scesi a 1,25 gol a partita nel girone di ritorno, all'andata erano 2,57. Lautaro stesso si è bloccato e anche Dzeko fa tanto lavoro lontano dall'area di rigore. È chiaro che qualcosa sicuramente da questo punto di vista va migliorato. Io continuo a credere e voglio sperare ovviamente che sia stato fatto un lavoro fisico durante questa ultima sosta di gennaio per far decollare la squadra poi in queste settimane fino al termine della stagione, cioè nella fase decisiva della stagione. Quindi il mio augurio, la mia sensazione è che poi la migliore Inter dal punto di vista fisico la vedremo a brevissimo, e quindi miglioreremo poi anche l'efficienza in zona gol e i risultati chiaramente. Nel frattempo, però, alcuni accorgimenti secondo me si potrebbero anche apportare. Ne abbiamo già parlato nelle scorse dirette, ma lo ribadisco per chi si fosse perso le nostre ultime live. È vero, la cooperativa del gol, il fatto di avere tanti giocatori che possono andare in gol, che possono segnare, è molto bello ed è sicuramente molto funzionale da questo punto di vista. Tanti centrocampisti e tanti esterni che vanno in gol vanno benissimo, però è evidente che se ti mancano i gol degli attaccanti hai un handicap da questo punto di vista. Banalmente, senza voler fare una critica a Dumfries, chiaramente, che sta facendo un super lavoro, è bravissimo e ben vengano tanti Dumfries nella nostra Inter, però l'assist di Lautaro per l'inserimento di Dumfries nel derby con l'olandese che poi spara addosso a Maignan, forse a parti invertite, cioè con l'attaccante da solo contro il portiere, sarebbe stato gol. È facile dirlo da qui, è facile dirlo a posteriori e non possiamo saperlo sicuramente con certezza, però in linea teorica un attaccante davanti al portiere è più portato a segnare. E se da Dzeko non mi aspetto tantissimi gol, non mi aspettavo già ad inizio stagione tantissimi gol, da Lautaro Martinez invece secondo me Lautaro Martinez potrebbe farne ancora di più, soprattutto se riesce ad integrare ancora meglio questa intesa con Dzeko, che deve essere ancora affinata. E soprattutto la mia sensazione è che in questo momento Lautaro Martinez sia un po' sprecato lontano dalla porta. Sta vivendo una stagione altalenante anche dal punto di vista mentale e della concentrazione, però Lautaro per me ha un potenziale molto molto importante da centravanti. L'anno scorso era a 13 gol a questo punto della stagione, adesso si è un po' fermato ed è a quota 11 in campionato.
All'andata però ricordiamo che aveva vissuto un altro periodo di appannamento, 5 partite senza gol, alla quinta culminò con l'errore dal dischetto nel derby d'andata, poi si sbloccò col Napoli e da lì abbiamo iniziato a macinare gol Lautaro Martinez, punti e prestazioni l'Inter che è andata poi in fuga, quindi non è un caso secondo me che nel momento in cui il centravanti comincia a segnare l'Inter si sblocca e va in fuga. Vedo poi, altro tema caldo, tanti commenti anche sui cambi di Inzaghi, gli errori di Inzaghi. Su questo tema vi voglio dare 2 dati, senza voler andare sempre controcorrente, diciamo così. Però i numeri dicono anche che è la terza volta in cui l'Inter peggiora il proprio risultato dopo il primo cambio effettuato dal mister, mentre per 4 volte il risultato è migliorato dopo il primo cambio del mister. Tra l'altro Inzaghi è tra i migliori per punti ottenuti e gol ottenuti con la partecipazione tra gol e assist da giocatori subentrati dalla panchina, quindi anch'io ho delle perplessità alcune volte sulle scelte del mister, soprattutto il fatto che un giocatore ammonito debba sempre essere sostituito mi lascia un po' perplesso. I numeri dicono però che al momento più volte ha avuto ragione il mister con le sostituzioni. A parte questo però il discorso dei calciatori ammoniti sicuramente è un discorso che va affrontato, e il fatto che debbano essere sempre sostituiti secondo me apre ad una riflessione su un tema più ampio e che per me è il vero tema fondamentale di questo momento, perché sicuramente la condizione fisica deve migliorare, i giocatori devono ritrovare la lucidità sotto porta, il mister può gestire meglio determinate situazioni. La vera questione importante però di questa squadra è la testa, la mentalità, secondo me. Perché? La vittoria dello scudetto della scorsa stagione e anche della Supercoppa, ma soprattutto dello scudetto l'anno scorso, ci ha dato tanta convinzione nei mezzi di questa squadra, nei nostri mezzi, soprattutto però quando le cose vanno bene e in alcuni momenti possiamo andare avanti anche col "pilota automatico", tra virgolette. Però questa è una squadra, allenatore incluso secondo me, che oggi, è una mia sensazione, poi magari mi smentirete nei commenti oppure liberissimi di non pensarla come me, però devono ancora trovare tutti quanti, devono ancora completare il loro processo per arrivare alla maturità. Questa è la sensazione e lo dico un po' per gli errori individuali che stanno commettendo anche calciatori importanti e che stanno pesando molto in varie partite, ma soprattutto perché le sconfitte o in generale le difficoltà all'interno di questa stagione sono arrivate più o meno sempre allo stesso modo. Blackout mentali, come è accaduto contro la Lazio all'andata o nel derby appunto di poche ore fa, possiamo dire così, ma anche contro il Real Madrid per certi versi, l'Atalanta stessa nella gara d'andata. La cosa buona da questo punto di vista è che dopo ogni sconfitta e dopo ogni problematica dal punto di vista mentale, quest'Inter poi è riuscita a ripartire ed è riuscita a ripartire con risultati positivi e convincenti. È successo dopo le 2 sconfitte contro il Real Madrid, è successo dopo la sconfitta contro la Lazio. Questa volta sarà sicuramente più difficile, visto che c'è la Roma appunto in Coppa Italia e poi c'è il Napoli in trasferta in campionato, in una sfida veramente importantissima per la lotta a scudetto, però io continuo a dire che sicuramente il non aver vinto fin qui praticamente quasi nessun big match è un problema, allo stesso tempo però i risultati non dicono tutto, perché se non abbiamo vinto il derby dobbiamo fare soprattutto mea culpa ed è questo è un tema molto ricorrente quest'anno, lo so, però ecco, nonostante la componente arbitrale che secondo me ha inciso, un po' di fortuna del Milan che secondo me va detto e c'è stata, eccetera, però l'Inter ancora una volta ha dimostrato, secondo me, anche in questo derby di essere più forte dell'avversario e lo abbiamo visto praticamente in tutte le gare quest'anno. Poche volte mi son sentito in difficoltà o inferiore all'avversario che abbiamo affrontato. E sinceramente io continuo a ribadire, se devo cercare di immaginare cosa potrà succedere da qui in avanti e se devo cercare di immaginarmi, di capire che cosa potrà dare l'Inter da qui in avanti, sinceramente preferisco concentrarmi sui primi 60-70 minuti della partita piuttosto che negli ultimi 20, piuttosto che a quello che è accaduto appunto nel finale, soprattutto quando abbiamo perso un po' la testa. Io credo che l'Inter ripartirà proprio dai primi 60-70 minuti e lì l'Inter è stata superiore al Milan, che tra l'altro arrivava, sì, vince un derby, ma arrivava per esempio anche da una sconfitta contro lo Spezia di turno e all'interno di una stagione è questo il problema. Così come in una partita ti è fatale un blackout, all'interno di un campionato perdere queste partite come lo Spezia può esserti fatale. E quindi, come dico sempre, io penso anche che lo scudetto con 3, massimo 4 sconfitte, proprio massimo, si può vincere uno scudetto. Milan e Napoli sono già 4 sconfitte, l'Inter è a quota 2,
senza fare tanti calcoli, senza fare tante tabelle, i nostri jolly l'Inter se li è già giocati, a maggior ragione però non dovranno più sbagliare nemmeno le altre. E io credo che se recuperiamo la testa e ripartiamo dai primi 60-70 minuti del derby, i passi falsi dell'Inter, per quello che abbiamo visto fino ad ora, potranno essere solo episodici, come d'altronde sono stati fino a qui, e non so se ne faremo molti passi falsi in più rispetto alle altre rivali. Adesso con la Roma sarà molto importante fare una buona prestazione, sinceramente farei anche un po' di turnover perché concentrerei i miei sforzi soprattutto sulla gara contro il Napoli. Probabilmente però, dato il momento, l'unica cosa da fare adesso è concentrarsi davvero partita per partita e non lanciarsi in troppe previsioni, troppi calcoli, discorsi futuri. C'è bisogno di recuperare la testa, la consapevolezza che sarà una stagione ancora lunga e molto molto intensa, ma che siamo in grado di giocarcela e non siamo passati dall'essere brocchi all'inizio a campioni inarrestabili qualche settimana fa, di nuovo a brocchi oggi. Ecco, questa è un po' la mia opinione, soprattutto un po' come sto vivendo il momento adesso, grande rosicamento per come abbiamo perso il derby chiaramente, convinzione che sarà tostissima contro il Napoli e se non dovessi vincere contro la Roma saranno poi tutti lì pronti coi fucili spianati, ma convinto anche che se supereremo il Napoli, superato l'ostacolo Napoli, comunque si possono aprire delle prospettive di nuovo di un percorso come quello che è stato a novembre e dicembre, dove abbiamo fatto il vuoto, gestendo anche le risorse e non dovendo per forza di cose, ecco, ricorrere a tantissimi acquisti, anzi questa volta avremo, oltre alle alternative che si sono viste, possono essere comunque utili in gare non di primissimo piano, quelle che affronteremo dopo il Napoli, avremo in più un Caicedo, un Gosens che speriamo di avere presto a disposizione, che potranno essere dei valori aggiunti nella fase poi finale e veramente decisiva. Fatemi sapere un po' nei commenti anche il vostro umore attuale, cosa vi aspettate dalle prossime settimane. Vi ricordo, vi aspetto nei commenti, vi chiedo poi di iscrivervi al canale così poi torneremo a commentare e ad approfondire ulteriormente nella diretta delle 19:30 come ogni giorno. Se mi avete seguito fino a questo punto fatemelo sapere con l'emoji del pollice alzato, mi raccomando. Infine vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto, potete continuare a sostenerci tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto. Mi raccomando, ci vediamo in diretta come ogni giorno alle 19:30.